Questo video sarà esplicativo per quanto riguarda Wikitipster. Se hai ricevuto questo video nella newsletter, grazie per esserti registrato. Utilizza questi pochi minuti per capire appieno tutte le funzionalità e le opportunità che puoi cogliere con Wikitipster. Se ci stai conoscendo per la prima volta su YouTube, benvenuto. Wikitipster è un'app di statistiche comparate e personalizzabili utili per fare pronostici quanto più informati e consapevoli. Ovviamente i mercati che prendiamo in considerazione sono quelli statistici, ma la nostra app è utilizzabile ovviamente anche per i mercati quelli classici 1x2 multigol. Al momento Wikitipster copre tutti i campionati del mondo per quanto riguarda il calcio. A breve amplieremo il nostro ventaglio di dati anche a quello che è il basket, il tennis, il ping pong, fino mano a mano a coprire tutti quelli che sono gli sport che i bookmaker ti offrono come tipo di giocata. Come vedete in sovraimpressione in questo momento sto aprendo la partita di Roma-Como. Io sto registrando il 15-12-2025. E cosa fa vedere questa schermata? Questa schermata vi fa vedere che in Serie A sono state giocate 14 partite. In questo momento i dati che vedete in sovraimpressione fanno riferimento a tutte le partite giocate da entrambe le squadre e la competizione che stiamo prendendo in considerazione questa, ovvero la Serie A. Questo cosa vuol dire? Che tutti i dati che abbiamo nella colonna di sinistra sono riferiti a tutto quello che la Roma ha fatto o subito in queste 14 partite. Tutto quello che vedete sulla colonna destra è quello che il Como ha fatto o subito per quanto riguarda le 14 partite. Una volta trovato delle opportunità, come per esempio in questo caso magari prendo subito ad esempio magari calci d'angolo, 5,3 battuti dalla Roma, 3,9 battuti dal Como, 3,5 concessi dalla Roma, 3,8 concessi dal Como. C'è una differenza tra gli angoli calciati, ovvero che la Roma ne calcia di più rispetto al Como. A questo punto noi possiamo andare a cliccare sul tasto Home Away, come sto facendo io in questo momento, e andare a vedere cosa ha fatto la Roma nelle 7 partite che ha giocato in casa e cosa ha fatto il Como nelle 7 partite che ha giocato in trasferta. Qui abbiamo una conferma, ovvero che gli angoli della Roma rimangono invariati, diminuiscono leggermente gli angoli del Como, ma aumentano gli angoli concessi dal Como e diminuiscono gli angoli concessi dalla Roma, ovvero la Roma batte più calci d'angolo rispetto al Como, il Como concede più calci d'angolo rispetto a quelli che batte, la Roma calcia più calci d'angolo rispetto a quelli che concede. Questo ci fa capire che la Roma è in vantaggio statistico per quanto riguarda il numero di calci d'angolo battuti. Questo è un dato molto interessante per andarci a guardare quello che i bookmaker ci offrono come quota per questo tipo di mercato. Per avere una conferma ulteriore si può diminuire il numero delle partite giocate dalla Roma in casa e giocate dal Como in trasferta per avere una conferma di questo allineamento di pianeti, come dico io, e qui abbiamo la conferma del fatto che tutto rimane invariato, quindi la Roma avrà un vantaggio statistico per quanto riguarda il numero dei calci d'angolo. Questo tipo di analisi può essere fatta su calci d'angolo, cartellini gialli, cartellini rossi. Abbiamo, come vedete, i cartellini gialli subiti e quelli anche provocati, i falli fatti e i falli subiti, i fuorigioco fatti e i fuorigioco provocati. Per non parlare dei gol, qui abbiamo tutta una statistica sulla percentuale di passaggi completati. Ci sono alcuni book che danno anche questo tipo di proposta, quindi noi l'abbiamo inserita all'interno delle statistiche consultabili.
Qui abbiamo i dati sul primo tempo, le percentuali dei pareggi, delle sconfitte e delle vittorie. Poi passiamo al mercato dei tiri totali concessi, tiri in porta subiti, parate, e poi qui in fondo i VAR a favore e i VAR a sfavore. Alcuni book danno anche questo tipo di possibilità. Per quanto riguarda le performance, scheda performance, stesso discorso, andiamo ad analizzare le percentuali passate di over e under, prendendo in considerazione tutti i vari step, ovviamente. Come vedete qui prendo in considerazione in questo momento per esempio il 3,5. L'under 3,5 della Roma ha un 93%, quindi 13 partite su 14 sono finite under 3,5. Per quanto riguarda il Como, 11 partite su 14 sono finite under 3,5. La Roma ha avuto un 93% di under 3,5 e il Como un 79%. Speculare al discorso over. Il 93% cede un 7% all'over 3,5, il 79% cede un 21% all'over 3,5. Andando avanti possiamo vedere i gol del primo tempo e i gol subiti nel primo tempo da entrambe le squadre, i gol nel secondo tempo, fatti e subiti. Qui tutti i gol fatti nel range dei minuti, dal minuto 0 al 15esimo, dal 16esimo al 30esimo e così via, fatti e subiti. Un'altra cosa molto carina è questa, appunto, che la percentuale delle volte in cui la squadra ha segnato per primo e le percentuali in cui quando ha segnato per primo ha vinto, quando ha segnato per primo ha pareggiato e quando ha segnato per primo ha perso. Stesso discorso per il primo a subire, identico. Qui potete vedere ovviamente tutto quello che hanno fatto le squadre appunto sempre in questa competizione. Cliccando su una partita si possono analizzare tutte le statistiche che sono state fatte all'interno del match, e anche questo è molto interessante per andare appunto più nel dettaglio per quanto riguarda magari le conferme. Abbiamo visto prima i calci d'angolo, per esempio. Qui però ho preso in considerazione la Roma quando gioca in trasferta, eccolo qua invece gioca in casa. Vediamo appunto che la Roma contro il Napoli ha calciato 4 calci d'angolo e il Napoli ne ha calciati 2, quindi la Roma ha vinto il numero dei calci d'angolo, a conferma un po' di quello che è la statistica della Roma in casa rispetto a quando gioca in trasferta. Quindi qui, come più nel dettaglio, appunto tutte le statistiche riferite alle partite. Per quanto riguarda sempre pre-match, si può fare un'analisi sui giocatori. Qui abbiamo una statistica generale, possiamo andare a prendere in considerazione gol, assist e tiri, e qua si può analizzare per esempio per il mercato dei tiri in porta. Vediamo Nico Paz che ha 1,4 tiri in porta a partita, Lorenzo Pellegrini 0,8 e Paolo Dybala 0,8. E anche qui magari andiamo in home away, prendendo in considerazione sempre lo stesso concetto, possiamo vedere che qui lo scettro di miglior tiratore in porta lo prende Pisilli, ma ha soltanto una presenza, quindi lascia il tempo che trova. Vediamo che Dybala ha un tiro in porta a partita nelle 5 presenze fatte quando la Roma gioca in casa. Addai del Como ha uno 0,8 nelle 5 trasferte del Como e così via. Possiamo vedere appunto che Nico Paz in trasferta abbassa di molto il proprio score di tiri in porta, quindi questo è sicuramente interessante per analizzare anche quello che i bookmaker ci offrono per quanto riguarda le scommesse sui giocatori. Stesso discorso lo possiamo fare appunto per quanto riguarda i cartellini, per quanto riguarda i falli, per quanto riguarda i falli subiti e così via. Vediamo appunto che Nico Paz vince tra i giocatori di Como e Roma il numero di falli fatti,
quando gioca in trasferta subisce 2,4 falli, quindi dati molto interessanti per andare a vedere poi quello che i bookmaker offrono. Andiamo a guardare ora quello che è il filtro spread. Filtro spread utilizzabile per andarci a cercare i mercati statistici che ci interessano fondamentalmente e andare a filtrare quelli che sono i migliori spread tra le squadre dei campionati che selezioniamo. Più facile a farsi che a dirsi. Vi faccio vedere. Andiamo qui su competizioni, inseriamo Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e mi fermerei qua. A questo punto qua possiamo andare a selezionare il mercato che ci interessa. In questo caso io ho preso in considerazione i tiri totali, ok? Qui ci fa vedere una lista in ordine dei maggiori spread. 5,6 tra Real Betis e Getafe, meno 8,1 tra Heidenheim e Bayern Monaco. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando c'è uno spread positivo vuol dire che il numero dei tiri è a favore della squadra 1. Quando c'è uno spread negativo vuol dire che il numero dei tiri è a favore della squadra 2. Nella colonna totale possiamo andare a prendere invece il numero dei tiri totali di media che entrambe le squadre fanno. Per quanto riguarda gli spread subiti è semplicemente lo spread tra i tiri subiti da entrambe le squadre. Molto interessante per esempio è questa situazione qua. In Villarreal Barcellona c'è un meno negli spread e un positivo invece tra gli spread subiti. Questo è già un match interessante perché vuol dire che i tiri sono a favore del Barcellona mentre i tiri subiti sono a favore del Villarreal, quindi è un match interessante che ci fa capire che il Barcellona sarà avvantaggiato nel numero dei tiri fatti. Lo stesso pattern lo possiamo rivedere appunto in Heidenheim Bayern Monaco, in Aston Villa Manchester United, in Genoa Atalanta, in Fiorentina Udinese, anche se qui come vedete gli spread si stanno assottigliando sempre di più. Una volta individuato lo spread che più ci interessa, possiamo cliccare sulla partita. A questo punto abbiamo preso in considerazione i tiri totali e vediamo che il Bayern Monaco tira 19,5 volte, l'Heidenheim 11,4, l'Heidenheim concede 15,3 e il Bayern Monaco concede 8,8. Qua possiamo andare a fare un'analisi più approfondita cliccando sul filtro Home Away per vedere appunto se i numeri coincidono anche quando l'Heidenheim gioca in casa e il Bayern Monaco gioca in trasferta. In questo caso è una partita ovviamente squilibrata nei confronti del Bayern, tutto viene confermato, quindi attraverso la sezione spread io ho preso in considerazione un mercato e che mi ha fatto poi andare ad individuare la partita per poi andarla a analizzare più nel dettaglio. Per quanto riguarda invece la sezione top and flop, l'algoritmo è lo stesso, però qui si prende in considerazione i vari giocatori. Anche qui dobbiamo selezionare i campionati, Serie A, Liga, Premier o anche soltanto uno, non è che è necessario prenderli tutti in considerazione, il tipo di statistica che vogliamo far emergere, in questo caso i tiri in porta, seleziono per valore e qui vediamo che Mbeumo del Manchester United ha 1,5 tiri in porta a partita, Nico Paz del Como 1,4 tiri in porta a partita, Anthony 1,4 tiri in porta a partita. Questo ci mette il focus appunto su quali sono poi i mercati più interessanti da poter andare a vedere sul
sul nostro bookmakers, quindi Mbeumo 1,5 tiri in porta a partita. Se il bookmakers ci dà una quota interessante, il match è presto fatto. Stesso discorso lo possiamo fare ovviamente sui falli, lo possiamo fare sui falli subiti, lo possiamo fare sui fuorigioco, lo possiamo fare sui tiri totali, i cartellini gialli e rossi, oltre ovviamente ai tiri in porta che vi ho fatto vedere prima. Passiamo alla pagina degli abbonamenti. Come vedete in sovraimpressione offriamo 5 tipi di abbonamento: un abbonamento settimanale da 2,99 euro, un mensile da 8,99 euro, un trimestrale da 19,99 euro, un annuale da 59,99 euro e un lifetime da 97 euro. Lifetime inteso come paga una volta per sempre. Con 97 euro la app è tua senza bisogno di ulteriori esborsi. Penso di averti spiegato tutto, quello che se ci sono altri dubbi o altro il nostro supporto è sempre a disposizione, puoi scrivere a info@wikitipster.com, altrimenti in DM nelle nostre pagine social, su Instagram, su TikTok, su Facebook. E non mi resta che augurarti una buona analisi con Wikitipster.